How is the fishing? Pochi i lucci li abbiamo fatti, è stato uno spettacolo, è stato bellissimo. Prossimo viaggio? Prossimo viaggio, se ti buttassi lì in Maldive, mari tropicali, vieni? Sì, quasi. Sembra così palline. Boh, non lo so. Che sono molto simili proprio. Ci sei andato molto vicino. Vabbè, è cambiato il corpo, io ho messo questo. Maldive, mari tropicali, questo è un sogno che si avvera. Era dal 2018 che volevo fare questo viaggio e finalmente ce l'abbiamo fatta. Sono stati anni lunghi e di preparazione, ma finalmente è giunto il momento. Qualche anno fa un amico mi disse: Matteo, a pescare nei mari tropicali vacci il più tardi possibile nella tua vita, perché sennò sei rovinato. Dopo che peschi lì non vuoi più pescare da nessun'altra parte. Qui non è stato proprio così fin da subito, perché abbiamo dovuto capire come fare, come muoverci, quando pescare dalla spiaggia e quando invece pescare dalla barca. Però poi quando incanni questi pesci, tutto torna. Il mio lavoro è catturare momenti e raccontare storie. E quando Matteo mi ha detto che avremmo fatto un video di pesca qui, ho subito pensato: wow, questa sarà un'avventura incredibile. Queste isole sono fantastiche per la pesca a mosca. Da un lato abbiamo la flat, quindi sabbia con acqua bassa. Dall'altro lato c'è il reef, la barriera corallina che si affaccia sull'Oceano Indiano. Quella che doveva rivelarsi la cosa più semplice, tra virgolette, da fare, sappiamo che al mare di semplice non c'è nulla, si è rivelata però veramente dura e soprattutto limitatissima alle ore dell'alba, che poi è un'alba qui ai tropici molto strana, perché o è buio o c'è luce, non è come da noi che il sole sale piano piano. In questo caso siamo sul reef, lanciamo vicino ai coralli, camminando tra le lingue di sabbia bianca che li dividono. In questo spot troviamo tantissime cernie, piccole ma dai colori stupendi, alcune scure con i puntini azzurri ed altre invece totalmente diverse con una livrea più chiara. Una bella cerniotta su un artificiale da GT, un Fleming Lamborghini rosso, bel pesce. L'alba sull'isola è un momento imperdibile. Con le prime luci del giorno scoppiano cacciate e mangianze letteralmente sulla spiaggia. Dopo i primi giorni a studiare le mangianze sotto riva, sono finalmente riuscito a prendere il primo bluefin. Popper, piccolo artificiale, è arrivato subito. Al primo lancio gli ha dato. Una gran bella soddisfazione prendere questo tipo di pesci dalla spiaggia.
E comunque i bambini con amo e filo questa mattina hanno preso più di noi. Siamo sulla flat e stiamo lanciando dentro i coralli pescando in caccia. Adesso proviamo con questa imitazione di piccolo gamberetto. Quando poi il sole si alza, sull'isola restano da pescare solo cernie e snapper. Se si vogliono dei predatori più importanti, bisogna uscire in barca. Le giornate nel villaggio passano in relax e allegria, ma c'è una cosa che accomuna noi e tutti gli abitanti di quest'isola, ed è l'andare a pesca. Non c'è un mini market che non abbia tra le banane e le noci di cocco ami, lenze e questi artificiali fatti a mano alle Maldive con cui prendono un po' di tutto. La pesca qui è così importante da essere disegnata perfino sulle banconote. Ci si trova in spazi infiniti. Scegliere uno spot di pesca in questa immensità può sembrare una cosa difficile, ma in realtà bisogna solo rispettare i ritmi della natura. Il vento e le maree decidono se pescheremo in wading o dalla barca. La pesca del GT è una pesca estrema. Sei sul bordo esterno del reef con le onde che ti vengono contro, il vento che non molla mai, a lanciare tutto il giorno una canna coda 12. Devastante. Qui ho incannato uno dei pesci più potenti che io abbia mai incontrato. Ma posso solo raccontarvelo, perché il tutto è durato pochissimi secondi. Dopo molti tentativi in cui sbagliavo perché l'artificiale non era in acqua al momento giusto, ho deciso di anticipare di tantissimi metri l'arrivo del pesce. E questa volta, come lo streamer ha toccato l'acqua, il pesce mi ha sorpreso, perché ha fatto uno scatto di, credo, 20-30 metri e boom, ce l'avevo in canna. Ero pronto, quindi ho afferrato bene di coda tirando indietro e non alzando la canna, ma poi l'ho alzata poco dopo e l'ho perso praticamente subito. È dura. In ogni caso sono contento perché ho visto cosa avevo in canna e me lo ricorderò per sempre. Io a un certo punto ero distrutto e mi sono fermato, ma chi come il Sao cerca grossi pesci a streamer sa che non bisogna mai mollare. Dai ragazzi, me ne basta solo uno. Questo è quello che continuavo a ripetergli. E poi, come nei migliori racconti di pesca, proprio 5 minuti prima di dover andar via, quando ormai la marea aveva fatto scomparire il reef sotto di noi, abbiamo aspettato quasi 2 anni per questo momento. beh, prendere un GT la prima volta che ci provi è un risultato che va festeggiato. Grazie ragazzi. Bellissimo.
Maldives? Oh, very nice. Very nice. Okay. Che stupendo. In questa grande biodiversità peschiamo a mosca pesci di forme e colori veramente incredibili. Bellissimo spot da trigger fish, ma non abbiamo ancora visto mangiate. Più vai avanti, ogni passo c'è sempre uno spot nuovo, sempre migliore, e continuare a lanciare tutto il giorno. Quando sei qui alle Maldive capisci che la pesca a mosca è la pesca più difficile che tu possa fare. Oggi infatti peschiamo alla maniera tradizionale maldiviana. In poche parole, la nostra guida va sotto acqua a prendere un polpo, dopodiché lo taglia a pezzettini, lo attacca al lamo e come un cowboy lo lancia senza nessuna canna da pesca in pratica. L'acqua alle Maldive, siamo riusciti a prendere anche questa. Se la condizione è buona c'è vento, se la condizione è meno buona c'è talmente tanto vento che non riusciamo a lanciare. Cambio l'artificiale perché dopo qualche trigger fish vedete com'è la mosca, distrutta. Adesso cambierò fluorocarbon e monterò direttamente un 0,35 0,40 perché
con uno 0,30 tra i denti dei pesci e i coralli affilati, questo è come finiscono i fili. Ho attaccato un altro bellissimo pesce qui tra i coralli, ma se non sei svelto a tirarli fuori subito succede come in questo caso, vanno sotto e li perdi. Peccato, era un gran bel pesce, ma almeno l'ho visto, era veramente bello. Pescando sul lato interno del reef, le catture non sono enormi, ma vanno comunque affrontate con l'attrezzatura giusta. Dobbiamo togliere i pesci dai coralli in tutta velocità, altrimenti si infilano dentro e tagliano il filo. Alla fine ho messo uno 0,40 e sono riuscito a dominarli. Dei piccoli snapper tirano come dei diavoli. Finalmente si va in barca, è la pesca che preferisco e che per me dà tantissime belle catture da filmare, salvo poi scoprire che con il vento e l'onda che abbiamo trovato, guardare nell'oculare della cinepresa faceva venire un mal di mare esagerato. I pescatori locali, quando escono in barca, sanno muoversi tra i coralli in un modo incredibile e in un attimo siamo fuori dall'isola. Le mangianze accadono quando i predatori raggruppano tutti i pesciolini e acciughe in superficie. I gabbiani approfittano di questa situazione e noi li seguiamo. Senza dubbio, questo è uno dei motivi per cui vale la pena essere qui. Non sai mai che cosa ti aspetta. Può essere un bluefin, un rainbow runner, un bonito, un Highland Trevally, oppure un'aguglia come questa che ha appena preso il Sao. Ah, è andato! C'era di tutto. Bonito. Go fast! L'uomo dei Rainbow Runner, Rainbow Runner Man. Eccolo! Grande! Stiamo pescando dalla barca, cercando le razze, che sono poi a loro volta seguite dai GT per provare a farli a vista. Un'altra pesca molto difficile, molto di ricerca e di attesa, però ci proviamo a fare anche questa.
In lontananza si vedono solo migliaia di pesciolini che saltano, ma sotto non sappiamo mai cosa ci aspetta. Island Trevalli, Bluefin, veloci Bonito e coloratissimi Rainbow Runner. Hanno una coda gialla che è impressionante. Bellissimo pesce, bellissimo. Un altro giro, altro regalo. Che arriva. Dai che ci sei, fa la barca. Più lungo Fabio. Bello, bravo Kim, sei in mezzo. Dai Fabio, dai Fabio. Momenti incredibili. Spesso succedeva che quello in punta, che normalmente è il più favorito, attirava i pesci e poi li prendeva quello dietro. Tante volte ci trovavamo incannati anche in due contemporaneamente. In barca è stato un delirio. Forse eravamo un po' in troppi, però alla fine ognuno ha avuto il suo momento di gloria. Le mosche che abbiamo usato in questi giorni, facciamone buon uso e regaliamole al capitano. This for you. This? This small for bluefin. Bluefin, big bluefin from the reef. Yes, yes. Feeding from the boat. This Feeding from the boat also, Yes, yes. and from the shore. Thank you. This. All for feeding. Yes. It's the bluefin, Yes. Island Trevalli. Yes, Island Trevalli. This Island Trevalli, Yes, Bonito. Yes, Bonito. Maybe Gurupa, Red Yes. Snapper. No problem. Hi, Treya. Yes. Okay, bye. Pescare e filmare qui ci ha messi veramente alla prova.
È stato difficile ma anche bellissimo. Le emozioni provate insieme si moltiplicano ed aver condiviso questo viaggio con le nostre ragazze e famiglie lo ha reso ancora più speciale. A distanza di qualche mese rivedere queste immagini ci fa solo avere voglia di tornare.